Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Pete e questo è Pit Stop Italia. Oggi è tornata finalmente la rubrica di Glorie del passato. Vi ricordo che in questo format andremo a vedere auto del passato o comunque auto poco conosciute che hanno segnato la storia, che hanno fatto qualcosa di interessante, che sono comunque, come dicevo, poco conosciute ma apprezzabili dal punto di vista storico. La protagonista di oggi, come da titolo, è la Mitsubishi FTO. Per chi non conoscesse questa vettura, sappiate che non verrete rimandati a scuola, anche perché questa macchina non venne mai prodotta per il mercato europeo, solamente per quello giapponese e per un piccolo periodo in Australia e in Inghilterra. Quindi da questo si può evincere che abbia la guida solamente a destra. Il nome FTO deriva da un'abbreviazione, ovviamente. Il nome della sigla sarebbe Fresh Touring Origination. Come ho anticipato, l'auto venne venduta solamente in Giappone, poi ovviamente anche in Australia e in Inghilterra, dal 94 al 2000. Nella prima metà degli anni 90 ci furono le prime versioni, che vengono chiamate FTO GS, FTO GR, come Gazoo Racing, ma non ha nulla a che fare con questo. Mentre alla fine degli anni 90, quindi diciamo la generazione restyling, se così possiamo chiamarla, aveva le versioni FTO GP, versione R o GPX. Cosa differenziava le varie versioni? Ovviamente la motorizzazione. Partiamo da un 1.800 4 cilindri aspirato da 125 cavalli circa, per poi arrivare alle versioni V6, tutti V6, sempre aspirati, però di cilindrata 2000, con inizialmente 170 cavalli, per arrivare poi alla versione più potente da ben 200 cavalli. Quindi un bel V6, 200 cavalli, aspirato, su un peso di circa 1000 kg, poco più. Tutte queste statistiche permettevano alla Mitsubishi FTO di accelerare dallo 0 a 100 in circa 6 secondi. Quindi un'auto molto leggera, maneggevole, una bella forma, sportiveggiante. Questo, come abbiamo già detto, le garantì la vittoria come auto dell'anno nell'anno 94-95. Questa fu la seconda volta che un'auto sportiva vinceva il premio auto dell'anno dopo la Toyota MR2. Abbiamo dei modelli simili alla Mitsubishi FTO che sono per esempio sempre di casa Mitsubishi, la 3000 GT, con ovviamente molta potenza in più, ma anche la Toyota MR2 e non di meno la Galant, da cui prende spunto, anche perché il nome originario FTO rimanda proprio alla Galant FTO. Poi ovviamente le Galant furono venute molte di più perché avevamo tantissime carrozzerie, parliamo di station wagon, coupé, berlina, quindi un mercato molto più ampio della FTO. Infatti, come detto, nella tradizione Mitsubishi, la Galant FTO era la Galant Coupé degli anni 70, a cui hanno voluto omaggiare il nome di questa nostra più moderna Mitsubishi FTO. E se pensate che le motorizzazioni non bastassero, pensate che fecero anche una versione elettrica, ma di questo piccolo bonus voglio parlarne alla fine. Ma parliamo adesso delle edizioni speciali di questa FTO. Come abbiamo detto, ha vinto l'edizione di auto dell'anno nel 94-95. Per festeggiare, Mitsubishi cosa fece? Creò una versione speciale chiamata Mitsubishi FTO GPX. La possiamo riconoscere molto facilmente per il suo colore molto acceso, il Dandelion Yellow. Non so pronunciarlo bene, probabilmente. Comunque ve lo lascio scritto, Dandelion Yellow. E per i badge ovviamente applicati alla carrozzeria con scritto Car of the Year. Ma soprattutto aveva ancora un particolare in più, l'LSD, che no ragazzi, non è una droga, ma in questo caso è un differenziale a slittamento limitato. E di queste versioni ne furono prodotte circa 500 e basta, 500. Ma non abbiamo finito con le versioni speciali, perché ce ne fu un'altra molto interessante e carina che si chiama la Nakaya Tune FTO. Nakaya. Adesso vi spiego. Questa la leggo un attimo ragazzi, mi perdonerete, ma la Nakaya Tune FTO è un'edizione limitata, in soli tra l'altro 300 esemplari, quindi ancora meno della GPX, e prende il nome proprio da Akihiko Nakaya, che era un pilota della FTO proprio nel campionato GT300. Le differenze furono soprattutto a livello prestazionale di questo modello speciale e riguardano appunto lo scarico, pastiglie dei freni, uno spoiler in fibra di carbonio e sospensioni ammortizzatori, tutto, quasi tutto firmato Nakaya Tune, che poi erano tutte parti, per esempio l'ammortizzatore della Hollins, eccetera. Però era una bella versione pepata della FTO. Passiamo ora al cambio,
perché questa macchina ovviamente la si poteva scegliere con un cambio manuale classico o addirittura un automatico in VEX 2. Per quanto riguarda il manuale è un semplice cambio manuale a 5 marce, 5 rapporti, mentre la versione in VEX 2 è paragonabile al cambio Tiptronic della Porsche versione Mitsubishi. Fu molto criticato all'epoca perché tutti puntavano il dito contro Mitsubishi dicendo che aveva palesemente scopiazzato il cambio della Porsche. Quindi Mitsubishi fece addirittura 55 brevetti per dimostrare che il loro cambio, sì, aveva la stessa funzionalità, aveva la stessa intelligenza artificiale del Tiptronic, ma brevettato proprio da Mitsubishi. Le prime generazioni furono a sole 4 marce, venne poi migliorato portandolo a 5 marce e irrobustito. Perché questo cambio era tanto osannato? Perché era un cambio molto intelligente. Mitsubishi diceva che era un cambio che si adattava allo stile di guida del conducente. Quindi nei primi minuti di guida il tuo cambio studiava la tua modalità di guida in modo da darti delle cambiate molto fluide al numero di giri desiderato, quindi si adattava proprio allo stile di guida del conducente. Questo cambio selezionava fra 210 dati provenienti da tutto, quindi parliamo dell'acceleratore, dal freno, dallo sterzo, dal tachimetro, e in base a questi dati selezionava la marcia giusta da inserire o da scalare e al tempismo, quindi a che numero di giri. Ma parliamo adesso, come anticipato all'inizio, della Mitsubishi FTO EV. Questa era la versione elettrica della Mitsubishi FTO. Era il 20 dicembre del 1999. Stavamo per entrare nell'anno 2000 e Mitsubishi annunciò che la sua Mitsubishi FTO elettrica fu la prima a percorrere più di 2000 km in sole 24 ore. Utilizzando batterie agli ioni di litio e al manganese, in collaborazione con la Japan Storage Battery, Mitsubishi, con il prototipo FTO, ha completato 899 giri della pista lunga 2,4 km presso il Car Research and Development Center of Mitsubishi Motors per coprire una distanza totale di 2142,3 km nelle 24 ore, tra le 8 del 19 dicembre e le 8 del 20 dicembre. Il record di 24 ore fino allora fu di 1700 km, comunque ragguardevole, e non ufficiale tra l'altro. Quindi la Mitsubishi lo superò addirittura di 442 km. Ecco, diciamo che in un mondo dove sta iniziando l'elettrificazione, ormai siamo già abituati a percorrenze importanti, ci stiamo sviluppando sempre più in tal senso, ma all'epoca, parliamo quindi di 20 anni fa, l'utilizzo di certe batterie, di certi tipi di ricarica, fecero molto scalpore perché erano dei traguardi importantissimi, riusciva ad arrivare fino a 150 km di autonomia questa macchina, cose paragonabili comunque alle percorrenze odierne, ma 20 anni fa. Ecco ragazzi, questo è quello che brevemente riguarda la Mitsubishi FTO. Ci sarebbe stato da dire ancora altro probabilmente. È un'auto molto sconosciuta che ammetto di aver scoperto da molto poco, ma sono sicuro che sarete rimasti interessati da questo video. Conosco qualcuno che qui in Italia ne ha una e eventualmente, perché no, potremmo un giorno addirittura fare un test drive su questa macchinina. È davvero davvero interessante, sono molto poche queste auto, soprattutto in Europa e ancor più in Italia. Io come sempre vi ringrazio per aver visto il video, vi chiedo gentilmente di lasciare un like e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, se vi piacciono i miei contenuti, a me aiuta tanto. Se poi volete lasciare un commento sulla macchinina per vedere cosa pensate di questa Mitsubishi FTO, voi la conoscevate? Perché gloria del passato è anche un po' una sfida, è interessante vedere quanti di voi conoscono le macchine che io porto sul canale in questa rubrica di glorie del passato. Fatemelo sapere. Vi ripeto di iscrivervi al canale, siamo in tanti, stiamo crescendo in fretta, mi aiutate a portare materiale di maggiore qualità e mi date veramente un grande, grande aiuto. Ragazzi, ci vediamo lunedì con il prossimo video. A presto!